la storia di Processione è qualcosa di romantico secondo me, perché era un periodo in cui io e te lavoravamo quasi giornalmente per darci la carica prima di ogni lavoro, guardavamo un video di Richard. Sì. Finché un giorno... A memoria. Ah sì, ormai li conosciamo a memoria. Invece no, c'è successo qualcos'altro, di punto in bianco, capito? E un bel giorno i suggerimenti di YouTube ci presentano Processione e siamo rimasti un po' così. E mi fai, perché non la produciamo? E io un po' così, spaventato un po', perché vedendola c'era la chitarra scordata, c'era il Mi che ballava. Però Questo bordone... Sì, quel pezzo lì aveva qualcosa di... Sì, ci ha colpito subito. Interessante. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato... Ma innanzitutto tu hai iniziato quasi come per sfida verso di me, mi fai dai, allora chiamalo, vai. E lo produciamo, ma quasi con un tono un po' da diavoletto. Vabbè, sono così, normale. E io chiaramente non mi sono tirato indietro, ho chiamato Cinzia, perché è stata lei a rispondermi per prima. E tra l'altro inizialmente secondo me non mi aveva preso proprio sul serio. Probabilmente... C'ha ragione, guarda le facce. Esatto, no, probabilmente chissà quante telefonate fake avrà ricevuto, immagino. ma anche affettuose però. E invece poi è nato questo rapporto quasi fraterno in realtà. A me quello che ha colpito inizialmente è proprio lo strumming che ha Richard, che poi abbiamo tenuto nel pezzo, che è questo... Non capivo l'accordatura io, perché l'ho sentita, era tra un do diesis e un do, è scordata la chitarra. Quindi nelle chiamate che abbiamo fatto gli ho chiesto di Richard, hai voglia di mandarmi un video dove mi spieghi che accordi fai? Perché... Ma in realtà tu eri molto in imbarazzo nel farlo. Sì. Perché... Invece Richard ha capito. No. Perché poi ti ha mandato il video. Ti ha mandato un video in cui è carinissimo, bello, mi spiega, guarda, mi guarda. Questo mi guarda. Allora, poi c'è il ritornello, si chiamava un ritornello, una specie di ritornello, la seconda parte, e gli accordi sono questi, questo è un Do, poi ecco un Do settima più mi pare. Allora, è un incedere di una processione. La scordatura aperta quella sarebbe. Bellissimo, da lì poi l'abbiamo provata qui in studio. E mi ricordo che si è partito col pattern che poi è quello iniziale, tu-ta-tu-tum. Però è figo questa cosa perché tiene il groove dall'inizio alla fine e man mano il pezzo aumenta di intensità, entrano varie situazioni, ecco. Sì, diciamo che la parte ritmica nel pezzo è una costante. Sì. È un loop Sì, che si poi ripete, viene poi via. si sviluppa tutta una parte orchestrale. Sì, e con Valerio abbiamo fatto una cosa divertente che con Valerio, chiaramente lui era al pianoforte, eravamo una notte, io ero a casa mia al telefono, con la chitarra accordata in do diesis tutta droppata giù. E gli suonavo il riff, no? E lui di là col piano e gli dicevo gli accordi, però lui li suonava in 4:40 là e quindi abbiamo detto no, aspetta un attimo, facciamoci un PDF in cui io parlo la mia lingua chitarristica, tu parli la tua lingua pianistica e ci accordiamo, da lì è nata un po' la struttura armonica. Anche perché la parte orchestrale di Processione è fondamentale per il pezzo, cioè per come si è sviluppato. Sì, poi Richard era contentissimo, aveva insistito, mi ricordo all'inizio, sul tenere ancora l'intro dopo il primo ritornello. Abbiamo avuto un po' di discussione. Sì, vabbè, ma ci stava, giustamente lui voleva... Qua allora, mi piace molto James questa cosa, no? Però qua ci va ancora l'intro. E gli faccio, guarda Richard, secondo me per avere... Questa è la voce normale però. Ok, hai fatto già lo switch. Okay. Scusa. Secondo me, questo sono io, è il pezzo perde grip, senza la seconda strofa, no? Subito dopo il primo ritornello. E lui mi fa, io capisco te, tu capisci me. Però hai ragione. Caro Marco, sono Richard, mi piace molto questa prova di registrazione, mi piacciono le idee che avete voi, non vedo l'ora di fare questo disco, ma hanno aperto oggi anche una partita. E poi a un certo punto succede che ci siamo accorti che le prime rec di voce di Richard
non erano abbastanza belli, Sì, sai, diciamolo. sai la situazione un po' così, cioè era la prima volta che ci incontravamo. C'era anche un po' imbarazzo reciproco. Esatto, lui era da un po' che non registrava. Sento bene. Ok, sento bene adesso. Arriva un po' di riverbero? Molto forte. Lo abbasso? Ok, va bene così. Ti piace? Mi piace molto, sì. Ottimo. Sono il prigioniero di un vortice di ossessioni, una lotta contro di me. Era uno studio mobile arrangiato ed lui era molto emozionato, io idem, perché registrare un mio idolo comunque anche di età molto superiore. Era anche difficile Era dare delle difficile, indicazioni un po', come dire, Sì, però perentorie a volte. Poi insomma ci siamo capiti, è nato un rapporto di fiducia e ci siamo confrontati costantemente i giorni successivi. Però siamo dovuti tornare a Roma a registrare di nuovo. Siamo riscesi, sì, la seconda volta e stavolta è stata una figata perché era una situazione un pochino più familiare. Anche casalinga anche, Casalinga, abbiamo appeso le lenzuola alle pareti, scocciate. Eravamo io e lui da soli, concentrati. Dove era questa cosa? Dove Era fatto? vicino al mare, a casa di Cinzia. Sì, sì, sì. Situazione bellissima, rilassato, lui si mangiava l'uovo di Pasqua con le nocciole Certo, era periodo pasquale. Sì. e la Fanta. E la Fanta. Due, tra un take e l'altro. 1, 2, 3, 4. Sei nei miei pensieri. È l'arrivo di un uragano. Quiete che si spezzerà sulla città. Sono il prigioniero di un vortice di ossessioni. Una lotta contro di me. Da lì è partita la processione vera e Però propria. sentivamo che mancava ancora qualcosa. Mancavano dei soli di chitarra. Sì, no, difatti di lì a poco, neanche a farlo apposta, mi squilla il telefono ed è proprio Cinzia e mi dice: ma c'è Richard che avrebbe pensato di inserire in squadra Simone Sello. Io faccio: ma Simone Sello? Sì, Simone Sello. Quanti Simone Sello ci sono? È lui. Simone Sello. Ce ne sono 3 nel mondo, mi sembra. Ce ne sono 3, però quello che interessa a noi è uno, mi sa. È questo. Certo, Che era sei quello, tu. il laureato in zoologia, giusto? E io chiaramente dico: Simone Sello, ma subito, di a Richard sì, chiama Simone e digli di sì, va bene. E difatti da lì a poco mi arriva un vocale di Richard dove mi dice: Caro Marco, sono Richard, direi di far partecipare Simone Sello alla chitarra, dato che è un virtuoso nato lui, e magari continuare il progetto noi, capito? Senza altre interferenze, va bene? Ciao Marco, da Richard. A un certo punto fa: allora, belli questi soli. Io preferivo il primo in realtà, vero. perché il secondo c'ha una nota che è una nota fighissima, che è la cosa più bella. che però mi suona così. Io faccio: è la cosa più Richard, bella. lascia fare a me, teniamolo là dove sta, perché avevi fatto 2 soli. Sì, mi ricordo. Il primo non me lo ricordo più, Nemmeno io, però ce l'abbiamo. però ce l'abbiamo. Però lì, secondo me, ci stava bene quella parte, un po' la Chinese Certo. Democracy. Bam, 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 Certo. bam, bam. Anche a lui è piaciuta molto. E il secondo invece è proprio Eh. il climax. Certo. E si interrompe lì, tatutum, sul field e batteria. Quindi torna dall'inizio. Sì, che poi lì è stato quasi... Non ho mai capito se è proprio casuale o dettato dal destino questo, il pezzo che si interrompe così bruscamente. Ma tutto, anche le parole, il Anche modo le in cui l'ha parole. cantato, il modo in cui l'avete orchestrato, il modo in cui è stato suonato il solo e come è stato terminato.
noi non l'abbiamo fatto apposta, No. io non l'ho fatto apposta, non Ma credo è neanche voi. tutta una... Ci siamo trovati Una storia in questa... molto bella, sì, è vero. Sì, è finita come è finita in realtà la storia di Richard, quindi quel brano lì secondo me rappresenta un po' il suo testamento, sicuramente è l'ultima cosa bella che ha lasciato. A Richard gli devo molto, è comunque quello che mi ha fatto iniziare la carriera da musicista, è andata così. Sì, era un po' che non eravamo in contatto, ma non è che abbiamo mai avuto nessun tipo di disaccordo. E lui ha preso la strada sua, io la mia, e poi ci siamo ritrovati in questa situazione dove appunto Christian mi aveva accennato di questo progetto e poi mi ha chiamato James, che non sapevo se era uno scherzo, perché James Ti ho fatto la voce di Richard. sembrava un po' Richard pure lui, quindi qual è quello vero e quello falso? Perché sono scemo io. Quello l'abbiamo capito, ho capito dopo. Ormai è troppo tardi però. Oramai era troppo tardi, gli assoli erano fatti e comunque mi ricordo che James mi fece sentire una demo, produzione temporanea, sì, era una demo che però aveva un grosso potenziale e quindi era chiaro che il progetto stesse andando nella direzione giusta. Mi ricordo abbiamo avuto opinioni artistiche in cui ho detto guarda, vai così, secondo me trattalo come tratteresti David Bowie e vai, basta. E vai. E così è andata secondo me. Quando mi ricordo stava registrando, lo vedevi che era gioioso ed era... Sembrava un ragazzino. Era un bambino, sì. Era un perché bambino anche, felice, sì. sì. Tuttavia non aveva intenzione di morire, lui non voleva morire. No, lui voleva fare ho tante ancora un vecchio cose. messaggio dopo che abbiamo registrato Processione, dopo l'assolo, dopo che l'avete inserito nel contesto giusto, Richard mi ha chiamato, mi ha lasciato un vocale per ringraziarmi, per dire bellissimo, c'è il tapping, sai, come sempre molto pomposo. Però poi terminava dicendo abbiamo fatto tante belle cose negli anni, a partire dagli anni 80, eccetera, eccetera. Abbiamo anche adesso fatto questo, continuiamo a farne delle altre, cosa che stiamo noi, diciamo, sviluppando, però con lui di persona non si è potuto realizzare. Ciao Simone, sono Richard, ti volevo ringraziare del bellissimo intervento chitarristico, mi hai fatto veramente un regalo pazzesco, massa che bello. Hai scelto proprio il momento esatto dove mettere appunto questi legati, pure il tapping, hai messo un sacco di roba buona. Come sempre tu sei un virtuoso nato, ricordiamo i vecchi tempi passati insieme, Metal Attack, l'inceneritore, tante belle cose abbiamo fatto. Continuiamo a farle comunque Simone, ti voglio bene. Ciao Simone dal tuo amico Richard, fammi sapere qualcosa, ciao. Sì, anche perché se ci ripenso mi commuovo, ma quando poi è stato ricoverato questo disgraziato mi ha fatto stringere un patto e mi ha detto vada come vada, perché sapeva che era comunque in una situazione pericolosa, era conscio di questo, mi fa vada come vada, l'album dovete finirlo. Non è che mi ha chiesto per favore, mi ha detto dovete finire, io chiaramente ho detto sì, cioè in quel momento lì gli avrei promesso qualsiasi cosa, fortunatamente ho promesso una cosa che è fattibile, sì, e la stiamo facendo. Poi chiaramente con Richard si stava parlando del lavoro futuro, perché non c'era solo Processione, in realtà si voleva proprio realizzare un album con i pezzi inediti che stava scrivendo. Io in questo mondo io. In questo mondo io, uno dei miei preferiti. Io, in questo mondo io, ho cercato sempre di essere io. E per
prima o poi in qualche modo uscirà, perché non sarà presente nel disco. nel disco, sì. Ah, perché stiamo facendo un disco. Eh sì, stiamo qua apposta a parlare. Stiamo parlando del disco e questa è la novità. Ma è logico! No? Quindi l'idea è stata quella di lavorare sui grandi classici di Richard. Cioè, secondo noi, il pezzo più ovvio dal quale cominciare è un po' quello che è il contraltare di Processione, se vogliamo, che è Madre Tortura. È un pezzo scuro, tra l'altro con un testo molto ermetico, perché se Processione è un testo che già al primo impatto è comprensibile, Madre Tortura secondo me va molto più interpretato, bisogna scendere molto di più nel dettaglio e in una riflessione diversa, anche perché all'epoca Richard era in una fase della vita strana secondo me. Che anni erano? Metà anni 90? Metà anni 90, Sì. il brano poi è diventato più conosciuto all'inizio degli anni 2000, mi sembra. Sì, Non è era vero. in un bel periodo, Richard. Esatto, quindi secondo me è un pezzo che proprio rappresenta è una fotografia di quel momento. E già subito abbiamo iniziato a parlare con Richard di come si potesse insomma riproporre questo suo pezzo di cui andava veramente fiero, Madre Tortura. Ogni volta che glielo nominavo ho scritto Madre Tortura. Il riff. E abbiamo iniziato a lavorare però in una maniera molto più che lavorare, a immaginarcelo in una maniera molto più orchestrale. Sì. Poi a un certo punto è stato proprio Rich che ci ha detto... C'è già Processione. Sì, voleva invece proporlo in una maniera più aggressiva, più rock, più quadrata, più rock, metal. Ha avuto un po' questo moto di ritorno Switch, sì. al suo pane quotidiano, diciamolo. E quindi abbiamo iniziato a lavorare a Madre Tortura. Sì, a riadattarlo, diciamo, in chiave moderna, perché serviva, ci siamo accorti ad esempio che, in base alle references, no? Che erano Rammstein, Metallica. Io dico che il disco nuovo dei Rammstein, per me, che sono un amante di virtuosismi, eccetera, e loro non lo sono, ma sono un gruppo compatto di idee, è diverso il concetto, attenzione, non c'è solo una musica, ci sono tante musiche, e ogni musica va giudicata in maniera diversa. Loro si chiamano, e questa è la novità, i Rammstein. Aveva espressamente richiesto una batteria molto quadrata, Esatto. molto più definita rispetto a quella, come possiamo definire, saltellante della versione originale. Sì. La versione originale poi che è lunga, ha diversi episodi. In questa versione ce ne sono essenzialmente due, uno cantato e poi un solo finale epico. È una versione più moderna, diciamo. Sì, con due episodi. Il ritornello, tra l'altro, ha lo stesso accordo, l'inizio del ritornello, lo stesso accordo della strofa, quindi l'apertura armonica è difficile in questo pezzo. E quindi abbiamo lavorato a layer, cioè costruendo piano piano, anche qua, la dinamica. Abbiamo scritto questo riff che un po' ripropone gli accordi originali, poi è una rivisitazione, quindi una versione rivisitata, diciamo. E secondo me la cosa, volevo dire intelligente, ma sembra che ci autoincensiamo, però secondo me è intelligente non proporre qualcosa di già sentito, perché effettivamente la versione originale non è che magicamente scompare, anzi ormai è nella storia. E quindi forse era anche giusto proporla sotto un'ottica diversa. Il disco si intitola 24 Back to 84, cioè si rivolge anche al 2024. Poi vedi che c'è il riff finale, boom, 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 alzando il BPM in un modo vulcanico, e poi è arrivato questo ragazzaccio che ha rovinato tutto. Mi fa piacere che mi avete chiamato per rovinare tutto, grazie. E l'hai fatto anche molto bene, Hai visto? Sì, sono famoso per questo. Sì, allora c'è una parte strumentale nell'originale di Madre Tortura che però secondo me poteva essere valorizzata. Con il senno del poi è sempre più facile interpretare meglio queste situazioni. Quindi quello che mi sono sentito di fare dopo che James e Marco hanno messo insieme questa produzione spettacolare, direi, era quello di
portare tutta la situazione più in alto di un altro gradino. L'unico modo che c'erano due modi, uno è che spaccavamo tutto e l'altro modo che conoscevo è quello di fare un assolo di chitarra, come poi è andato a finire. E quindi praticamente mi sono ispirato alle parole, all'atmosfera del brano, al riff, alla gestione della velocità che appunto da un certo momento in poi apre le porte a un altro mondo. E quel mondo lì ho cercato di disegnarlo con una parte strumentale di chitarra che è quella che potete sentire nel disco. Che poi Simone non è un solo unico, perché è un solo unico, ma sono diversi episodi. Sono diversi episodi. Per ogni riff. Ho messo un giorno all'episodio. È una stagione praticamente. Sì. E sì, è un solo strutturato su delle frasi a domanda e risposta che praticamente parte da una certa intensità e poi pian piano cresce, ma in maniera molto graduale fino alla fine del brano in cui veramente alla fine esplodi. Butta proprio le corde a vuoto, quindi non c'è più niente da fare, o quantomeno per me non c'è più niente da fare. Quando siamo riusciti a sentire la traccia separata della parte vocale di Richard, effettivamente... Sì. La canta bene perché quello è lui, come ne abbiamo parlato tante volte, quelle parole descrivono se stesso, mentre ad esempio io ad un certo punto, proprio quando lui ha preso questa strada dark, lo trovavo non desiderabile come direzione. A risentirla oggi, con lui che dice quelle parole, che canta quelle parole in quel modo lì, lui sta descrivendo se stesso e questo lo rende secondo me un'interpretazione toccante. Mi serviva un boato esplosivo, qualcosa che rappresentava una sensazione molto forte. Per cui ho pensato ad un riff in discesa. Ho studiato molto musica classica, non tanto classica quanto sinfonica, per cui mi piacciono delle cose molto barocche che mi danno una certa sensazione, accomunate chiaramente col discorso del metal. Il riff è questo.